Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e in questo tutorial scopriremo insieme come lavorare il punto Susette o Susanna a pannello all'uncinetto. È una lavorazione perfetta per principianti dell'uncinetto e non solo, poiché di fatto andremo a ripetere i passaggi di un solo giro di lavorazione utilizzando solamente i punti base della lavorazione all'uncinetto: catenella, maglia bassa e maglia alta. È un punto reversibile, quindi abbiamo la stessa texture e lo stesso risultato sia da una parte che dall'altra del nostro pannello. Questo lo rende un punto perfetto, ad esempio, per copertine, sciarpe, borse, accessori, dove vogliamo ottenere lo stesso effetto su entrambe le facce del nostro pannello. Può essere lavorato con qualsiasi tipologia di filato. In questo tutorial ne vediamo l'esecuzione a pannello, ma potete trovare le spiegazioni in circolare in tantissimi miei progetti borsa. Ad esempio la pochette fiore o la borsa lili all'uncinetto, già disponibili proprio qui sul mio canale YouTube. Prendiamo quindi filato e uncinetto e scopriamo insieme come eseguire questo particolarissimo punto. Andiamo ad avviare un numero di catenelle pari. Il numero di catenelle che andremo ad avviare andrà ad incidere sulla larghezza del nostro pannello. Nel mio caso ho avviato 20 catenelle. Prima di partire con il nostro punto andiamo a realizzare un giro di preparazione a punto basso. Per fare questo dobbiamo tornare indietro dall'uncinetto di 2 catenelle, 1 e 2. Entriamo quindi nella penultima catenella che abbiamo avviato. Nel mio caso la catenella numero 19. Vi vado ad entrare con l'uncinetto, prendo il filo e lavoro un punto basso. Mi sposto nella catenella successiva, punto basso, e proseguo in questo modo, lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella fino ad arrivare al termine del mio giro. Lavoriamo una maglia bassa nell'ultima catenella disponibile e abbiamo così completato il nostro giro di preparazione a punto basso. Cominciamo il prossimo giro realizzando una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Ho definito questa catenella di supporto poiché non va a sostituire alcun punto. Ci serve solamente per voltare il nostro lavoro. Il punto Susetto Susanna si basa su una coppia di punti che viene ripetuta per tutto il giro. Si tratta di un punto basso e un punto alto lavorati all'interno della stessa maglia di base. Potremmo partire da subito con la nostra coppia di punti, ma sui bordi del nostro pannello non andremo ad ottenere un risultato omogeneo. Per questo motivo e anche per aiutarvi ad eseguire un eventuale giro di perimetro o scontorno del pannello, sui due bordi laterali andremo ad eseguire un piccolo bordo lavorato a punto basso. Partiamo dall'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato nel giro precedente. Questa sarà anche la prima maglia del nostro giro. Vi entriamo con l'uncinetto e vi lavoriamo un punto basso. Saltiamo poi il punto successivo e andiamo nel seguente. Entriamo con l'uncinetto e lavoriamo maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto di base. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto e lavoriamo un punto alto. Saltiamo il punto successivo e andiamo nel seguente, dove ripetiamo la
nostra coppia di punti. Punto basso e punto alto nella stessa maglia di base. Dopo aver lavorato la nostra coppia di punti composta da maglia bassa e punto alto, dobbiamo sempre ricordarci di saltare il punto successivo. Proseguiamo in questo modo, ripetendo la nostra sequenza di punti, fino ad arrivare al termine del nostro giro. Se abbiamo lavorato correttamente al termine del giro, dopo aver eseguito la nostra ultima coppia di punti, ci avanzano precisi 2 punti di base. Sappiamo che dopo aver lavorato una coppia dobbiamo sempre saltare il punto successivo. Quindi saltiamo il penultimo punto e ci concentriamo sull'ultimo punto del nostro giro. Per ottenere un bordo omogeneo, sull'ultimo punto del giro andiamo a lavorare semplicemente un punto basso. E abbiamo così completato il nostro primo giro di lavorazione con il punto Susette o Susanna. Cominciamo il prossimo giro realizzando una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Partiamo dal primo punto che ci si presenta. Vi entriamo e vi lavoriamo un punto basso. Saltiamo il punto successivo. Nel seguente lavoriamo la nostra coppia di punti. Maglia bassa e maglia alta nello stesso punto di base. Saltiamo il punto successivo. Nel seguente coppia di punti. Punto basso e punto alto insieme. Vi faccio notare un particolare. Le nostre coppie di punti vengono sempre lavorate sopra il punto basso della coppia di punti che abbiamo lavorato nel giro precedente. Di fatto saltiamo sempre il punto alto e la nuova sequenza di punti viene lavorata sul punto basso seguente. Infatti il punto successivo che devo saltare è un punto alto, vado sul punto basso e lavoro la mia coppia di punti. Proseguiamo ripetendo la nostra sequenza fino ad arrivare al termine del nostro giro. Quando ci avviciniamo al termine del giro, dobbiamo fare attenzione a quest'ultimo passaggio. Ho lavorato una sequenza di punti, perciò devo saltare il punto successivo e andare a lavorare nel seguente. Quindi salto il terzultimo punto del giro e vado a lavorare la mia coppia di punti nel penultimo punto disponibile. Quindi salto, vado nel penultimo punto e lavoro maglia bassa e punto alto. Poiché dobbiamo completare il nostro giro lavorando un bordo a punto basso, questa volta non saltiamo alcun punto e sull'ultima maglia del giro lavoriamo semplicemente un punto basso. Questi sono tutti i passaggi che dovremo ripetere per i prossimi giri. Catenella, voltiamo il lavoro. Lavoriamo un punto basso nel primo punto che ci si presenta. Saltiamo il punto successivo, nel seguente coppia di punti. Saltiamo e ripetiamo la nostra coppia fino ad arrivare al termine del giro. Al termine del giro, sul penultimo punto, lavoriamo l'ultima coppia e nell'ultimo punto disponibile del giro lavoriamo un punto basso singolo. Ogni giro di lavorazione comincia sempre con un punto basso singolo.
saltiamo il punto successivo e poi partiamo con la nostra coppia di punti. L'ultima coppia viene lavorata nel penultimo punto del giro e ogni giro di lavorazione viene poi chiuso con una maglia bassa singola sull'ultimo punto disponibile. Proseguiamo ripetendo i passaggi che abbiamo visto insieme, giro dopo giro, fino ad ottenere un risultato come questo, un punto facilissimo da eseguire poiché di fatto ripetiamo sempre e solo i passaggi di un giro di lavorazione. Più giri di lavorazione andiamo a ripetere, più ovviamente il nostro pannello crescerà in altezza. Avendo poi lavorato un punto basso all'inizio e al termine di ogni giro, abbiamo ottenuto dei bordi regolari e sarà molto semplice andare poi ad eseguire il giro di perimetro o scontorno del nostro pannello. Perfetto ad esempio per copertine e per tutti i nostri accessori e progetti all'uncinetto. Se siete poi alla ricerca di altri punti all'uncinetto particolari, li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube, chiamata Punti all'uncinetto. Se il punto Susette o Susanna vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel pollice in su e perché no con un commento proprio qui sotto il video. E ovviamente se ne avete piacere vi invito ad iscrivervi proprio qui sul mio canale per non perdere tutti i prossimi tutorial che ho in programma per voi. Perciò con questo nuovo punto vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!